Amici biker, ben trovati! Come anticipato nell'ultima recensione, quella dedicata alla Suzuki GSX-S 1000 GT, vi presento la sua diretta rivale Kawasaki Ninja 1000 SX Touring. Se il numero di esemplari venduti la pongono come la regina di questo segmento, deve esserci sicuramente più di un motivo. Scopriamolo insieme dopo la sigla. Più osservo questa moto e più mi convinco di quanta attenzione c'è stata nel voler realizzare un prodotto solido e compatto. Nessun componente risulta di bassa fattezza, la qualità costruttiva globale non è per me motivo di discussione. Unica cosa che vedo e non apprezzo dal punto di vista estetico è l'architettura del forcellone bibraccio. In movimento si rivela una moto dal carattere pacioso. Ogni elemento pare essere stato messo a punto per enfatizzare al massimo la sua natura turistica. Rimango sorpreso per la regolarità del motore. L'erogazione quasi elettrica fa sembrare questo motore un 6 cilindri. Solo perché è molto silenzioso, questo propulsore sembra privo di cattiveria. In realtà si fa strada grazie all'ottima coppia ben distribuita che arriva a 111 Nm a soli 8000 giri. Passando dalla mappa Touring a quella Sport, il carattere viene fuori. La risposta, più brillante nel salire di giri, mi ricorda che la potenza è di ben 142 cavalli. L'erogazione rimane comunque pulita e priva di effetto on-off. Questo facilita la sua sfruttabilità anche per i meno esperti. Le vibrazioni sono quasi assenti fino a 8500 giri. Oltre si percepisce una lieve vibrazione sulla seduta in prossimità del serbatoio. Il motore è piacevole da ascoltare, nessun rumore metallico mi giunge all'orecchio. La voce dello scarico è più riposante che emozionante. Il lato positivo è che non attira troppo l'attenzione. La mappa Rain riduce la potenza massima del 25% e incrementa sensibilmente i controlli elettronici per la sicurezza. Quest'ultimi sono personalizzabili attivando la mappa Rider all'interno del menu. La frizione servo assistita è morbidissima, la modulabilità è esemplare. La leva di azionamento è regolabile nella distanza. Il cambio funziona egregiamente, consentendo cambiate morbide e precise. Mi ha convinto meno la funzionalità elettroassistita. Solo al di sopra dei 3500 giri si può godere del suo utilizzo. Non raggiunge comunque il livello della sua diretta rivale Suzuki GSX-S 1000 GT. La ciclistica è veramente a punto, rimane precisa in ogni condizione d'asfalto. Le asperità vengono assorbite in maniera ottimale, lasciando scorrere la moto senza sbavature. Le sospensioni sono tarate per offrire un comfort di altissimo livello. La forcella è una Showa steli rovesciati da 41 mm, regolabile nel precarico molla, nell'estensione e nella compressione. La vite di regolazione di quest'ultima è presente solo sul piedino di destra. L'escursione utile è di 120 mm, ottima la scorrevolezza. A posteriore troviamo un ammortizzatore che lavora orizzontalmente per mezzo di un levoraggio progressivo. La sua regolazione è possibile nel precarico molla tramite un comodo pomello e nella sola estensione. L'escursione utile della ruota è di 144 mm. Acquistando una moto anche nuova, è buona norma consultare il manuale uso e manutenzione, controllando che tutti i registri delle sospensioni meccaniche siano regolati correttamente. Spesso accade di riscontrare una diversa regolazione da quella riportata dalla casa. Per questo motivo consiglio di fare questa operazione prima di trarre conclusioni errate per quanto riguarda il comportamento della moto su strada o prima di pensare a una propria personalizzazione. Fatta questa precisazione, torno a parlare del comportamento dinamico di questa Ninja SX Touring. La taratura standard del compartimento ammortizzante è idoneo per il mio peso attuale di 77 kg e per un utilizzo turistico della moto. Volendo forzare l'andatura, però, il limite si percepisce con qualche ondeggiamento di troppo nei veloci cambi di direzione.
Anche il trasferimento di carico è troppo importante per poter forzare una staccata fino a ingresso curva. Metto mano alle sospensioni e la Ninja cambia radicalmente personalità. Precisa e svelta in inserimento come nei cambi di direzione, ora mi regala emozioni da vera sportiva. Anche con passeggero a bordo è possibile guidare di cattiveria senza che la ciclistica ne risenta in fatto di stabilità. I possessori di questo modello, meno pratici nell'apportare le regolazioni necessarie, a fine prova potranno consultare una tabella con gli interventi fatti alle sospensioni. I pneumatici Bartrax Hypersport S22 offrono un elevatissimo grip anche con asfalto freddo, di fatto la temperatura odierna è di soli 13 gradi. In qualche curva mi è stato possibile far toccare le pedane a terra senza percepire alcuna perdita di aderenza. Ottima la potenza frenante all'anteriore. 2 pinze ad attacco radiale mordono dischi da 300 mm. La pompa radiale Nissin consente di ottenere una buona frenata senza dover strizzare troppo la leva. Ottima la modulabilità. Grazie alla funzionalità della frenata combinata, che in effetti non mi ha disturbato nella guida dinamica, ci si può dimenticare di utilizzare il pedale del freno posteriore. Con la marcia giusta inserita si entra in curva pinzati con tanta disinvoltura. Al posteriore troviamo un disco di ben 250 mm morso da una pinza a singolo pistoncino ma ben dimensionata. Il mordente non manca e la modulabilità è altrettanto buona. Che ci si voglia divertire tra le curve o affrontare un viaggio, con questa Sport Tourer si può trovare il giusto compromesso. Per una maggior protezione, su questo esemplare abbiamo montato il cupolino Touring offerto come optional. La sua regolazione è possibile tramite la leva posta nella parte inferiore destra del display. Alla velocità di 130 km/h non ho avvertito fastidiose turbolenze pur indossando un casco jet. La carena protegge bene le gambe dall'aria deviando allo stesso tempo il calore proveniente dal motore. La triangolazione manubrio selle e pedane è azzeccata. Risulterebbe un po' chiusa se si supera i 182 cm di altezza. I semimanubri rialzati non costringono a una posizione troppo caricata. Sono larghi il giusto per avere il pieno controllo della moto nei tratti guidati. La sella è tra le più comode che ho provato. Il rivestimento antiscivolo stabilizza la posizione in sella. Anche per il passeggero c'è una sella ben dimensionata e aggiornata nella sagoma. Sulla vecchia versione, la Z1000 SX per intenderci, lo scivolamento in avanti era inevitabile durante una frenata. Ottima la presa offerta dalle maniglie poste sui lati. La distanza tra le pedane del pilota e quelle del passeggero non è ottimale. Per consentire al conducente di arretrare il piede sulla pedana, posizione più corretta affrontando una curva a moto piegata, è necessario che il passeggero tenga i piedi il più indietro possibile. Nonostante gli specchietti escano notevolmente dalla sagoma della moto, il loro posizionamento offre poca visibilità al posteriore. Per agevolare il remessaggio della moto è possibile richiuderli completamente. Questa soluzione consente di cimentarsi in pista senza doverli necessariamente smontare. La particolarità del profilo del tappo serbatoio non consente di montare una flangia. Le borse utilizzabili sono quelle con attacchi a calamita. I blocchetti sono ben fatti, agevole è l'utilizzo degli interruttori. Per viaggiare nel menu bisogna fare un minimo di apprendistato. I tasti da utilizzare per cambiare, personalizzare e salvare le informazioni sono addirittura 4. Pratica è invece l'attivazione e la gestione del cruise control. Le mappe motore si possono selezionare chiudendo il gas e premendo uno dei 2 tasti Mode. Non molto comodo l'interruttore per l'attivazione del preriscaldamento delle manopole. Sul display non viene riportato il livello di riscaldamento selezionato. Lo schermo è un TFT a colori da 4,3 pollici, decisamente più piccolo della sua concorrente diretta. Le informazioni di base sono comunque ben raggruppate e perfettamente leggibili. È fattibile cambiarne lo sfondo solo manualmente premendo il tasto Reset durante la marcia. 2 sono i layout selezionabili. Non manca l'opportunità di connettersi. Sul display è possibile richiamare un indicatore dell'angolo di piega. I gradi raggiunti vengono tenuti in memoria. Questa chicca non è poca cosa.
Di fatto sul display ho riscontrato il limite massimo di piega raggiungibile con questa moto, con borse e passeggero a bordo. Le pedane hanno toccato il suolo al raggiungimento dei 48 gradi di inclinazione. Si possono raggiungere i 50 sbarazzandosi del superfluo. L'impianto di illuminazione è completamente a LED. Buona la visibilità offerta dai proiettori, il fascio luminoso è ampio e profondo. Anche questa Sport Tourer però è sprovvista di blocchetti retroilluminati. Ragazzi, spero di aver soddisfatto ogni vostra curiosità. Qualora non fosse così, cercherò di rispondere alle vostre domande lasciate nei commenti. Per questa occasione devo ringraziare Lucia per aver messo a disposizione la sua moto personale. Lei ha trovato in questa Ninja SX1000 GT una moto completa, facile da gestire e adrenalinica quanto basta. Dopo aver preso in esame alcuni modelli presentati alle ICMA per il 2024, nel prossimo video vi parlerò di alcuni aspetti interessanti e da considerare. Ringrazio tutti quelli che ci seguono e invito, chi ancora non l'avesse fatto, a iscriversi per aiutarci a sostenere il canale. Un saluto da Jumbo Test, ciao!